James Clear sostiene che il mondo moderno è pieno di versioni artefatte della realtà che risultano essere molto più attraenti rispetto al mondo in cui i nostri antenati si sono evoluti. Abbiamo lo stesso cervello, ma tentazioni che loro non hanno mai dovuto affrontare. Basti pensare per esempio come i social media ci dispensano più mi piace ed elogi in pochissimi minuti di quanti ne potremmo mai ricevere in un altro contesto. Come l'alcol, il fumo, il cibo spazzatura, i videogiochi e molto altro, anche le notificazioni, le visualizzazioni, mi piace e i nuovi iscritti sono esperienze ricchissime di piacere a cui è difficile resistere e che scatenano in noi un picco di dopamina che potrebbe però portarci ad una dipendenza da essi. Lo sanno bene anche le aziende che sfruttano proprio questi meccanismi del piacere umano creando appositamente delle piattaforme per tenerci incollati ad esse. E allora la domanda sorge spontanea: come sarebbe la vita senza social media? Sono passati 7 giorni del mio social media detox e sono qui oggi per raccontarti la mia esperienza e l'impatto che ha avuto su di me. Avevo deciso di eliminare tutti i social dal mio telefono: YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Studio, e contemporaneamente avevo bloccato anche gli accessi dal mio PC. Non potevo accedervi in alcun modo. E se devo essere onesta, mi sono goduta questi 7 giorni di pausa dai social media. All'inizio ero super spaesata, specie quando la persona con cui vivo era immersa nei social, magari con il volume altissimo, e io avevo questa voglia di sapere che cosa stesse succedendo, ma non potevo. Un po' come il fumatore che vuole perdere il vizio, ma magari è circondato da altri fumatori. La tentazione è tanta, Ogni momento libero che avevo durante la giornata, il mio cervello automaticamente, essendo abituato e avendo automatizzato questo comportamento, un po' come quando guidi la macchina per esempio, andava alla continua ricerca di distrazioni social e quindi di quanta più dopamina possibile. Peccato che non poteva averne, e quindi era come se in un flash di secondo si resettasse e ritornasse in sé, come per dire: ok, non ho a disposizione questo, mo che faccio? Mi calmo e faccio altro. E questa è stata la mia personale sensazione durante questo breve periodo di disintossicazione dai social media. Ma quali sono stati i benefici del social media detox? Mi sono sentita più rilassata, meno stressata, oserei dire anche con meno ansia, perché non vedevo la vita altrui ogni 5 secondi e banalmente evitavo di fare degli inutili paragoni con la mia di vita, che inevitabilmente e inconsciamente spesso ci ritroviamo a fare, e questo potrebbe generare un senso di inadeguatezza o di sconforto. Mi sono sentita più produttiva, mi sono concentrata su altre cose, per esempio sull'organizzazione dei contenuti del mio canale, e oltretutto ho deciso di crearmi un piccolo angolo creativo per stimolare ancora di più la mia fantasia e per fare le riprese in casa. Mi sono sentita anche di avere più tempo a disposizione, che ovviamente ho utilizzato in modo diverso dal solito. Pensa che spesso spendevo più di 2 ore al giorno sui social network. Wow! Almeno spero di averle spese in modo produttivo e non solamente scrollando contenuti su contenuti. Insomma, il mio cervello si era concentrato ad utilizzare meglio quel tempo che avevo a disposizione. Tant'è vero che ho letto molto di più. Quando avevo dei momenti liberi leggevo, soprattutto leggevo prima di andare a dormire, che era una vecchia abitudine che avevo accantonato. E questo ovviamente mi permetteva di dormire meglio. Ma è giusto vivere senza social media? Personalmente credo che ad oggi vivere senza social media sia un po' assurdo, perché comunque fanno parte del cambiamento e dell'evoluzione umana, e se sono usati in modo corretto e sostenibile sicuramente hanno tanti vantaggi. Però sono anche dell'idea che ogni tanto bisognerebbe staccare la spina proprio per ricaricare le batterie e magari dare più importanza ad altre cose che ovviamente ti fanno star bene. 7 giorni forse sono troppo pochi, però a me sono bastati per capire che dovevo resettare un po' il mio cervello. Ci sono tanti altri creators che addirittura si prendono questa pausa dai social media per 30 giorni consecutivi, e tanti altri che ci aggiungono il detox da altre abitudini che generano dei picchi altissimi di dopamina. Il tutto infatti è molto interessante, magari un giorno lo proverò anch'io, però step by step.
per il momento va benissimo così, ho capito, come dice il detto, il troppo storpia, e quindi da oggi il mio obiettivo sarà quello di usare i social media in modo più controllato e più razionale. Ti consiglio però di provare anche solo una settimana di social media detox per riconnetterti con il mondo reale e con te stesso, a meno che non l'abbia già fatto. Allora a quel punto mi piacerebbe conoscere la tua esperienza. Se vuoi iscriviti al canale. Besitos!